Si è parlato molto di questo territorio sommerso dopo che le compagnie petrolifere hanno cominciato ad eseguire lavori per la costruzione di nuove piattaforme nel mare del Nord e portato in superficie i reperti che giacevano sul fondo. Ma già prima molti di questi reperti venivano alla luce incagliati nelle reti dei pescatori: ossa di leoni, resti di arpioni, zanne di mammut, torba. Ora, per conto delle università inglesi, sono stati prelevati dei carotaggi e tutto ciò ha acceso nuovo interesse su un popolo, quello dei frisoni, che abitava questi posti e i cui discendenti sono adesso parte delle minoranze olandesi e tedesche. Contemporaneamente nuovi libri sono stati scritti su questa terra scomparsa e sono stati riletti quelli antichi che parlavano della storia dei frisoni, soprattutto da parte di ricercatori che si occupano del diluvio di fango e delle conseguenze sulla terraferma di uno tsunami di proporzioni eccezionali. Così pare che sia stata indicata anche una data precisa per il disastro. La catastrofe globale si sarebbe verificata il 23 settembre 1692 nel pomeriggio. Non si può stabilire naturalmente se sia solo la data di una delle tante gigantesche ondate provenienti da nord o di quella epocale che ha portato anche all'allagamento dei Paesi Bassi. Doggerland era dunque la patria originaria dei Frisoni. Le loro cronache, prima trasmesse solo oralmente, in seguito apparse per iscritto alla fine del XVIII secolo, parlano di una grande catastrofe nel nord che distrusse la loro terra. L'esistenza di quella che oggi è nota come Doggerland fu stabilita alla fine del XIX secolo da Clement Reid. Ma perché Doggerland è importante? Perché è reale, è stata localizzata, a differenza di Atlantide, di Mu o di Avalon, così strettamente legate al Re Artù, e infine perché è una prova che siano effettivamente avvenuti dei diluvi di fango a seguito di inabissamenti di interi continenti e delle maree susseguenti. Inoltre il territorio è legato al popolo dei Frisoni che riserva più di una sorpresa. Nella cronaca completa della Frisia orientale dell'inizio del XVI secolo, scritta da Egerig Benning, apprendiamo che ci furono 6 ondate di insediamento su queste terre. Lo studioso afferma che i primi a giungere nelle terre della Frisia dopo il diluvio biblico furono addirittura i discendenti di Noè e le figlie di Nabucodonosor, Albina e le sue sorelle. Da Albina deriverebbe anche il nome dato all'Inghilterra, Albione. Per altri il nome deriverebbe dal latino albus, cioè bianco, a causa delle bianche scogliere di Dover. Ma naturalmente non c'è accordo su niente e nemmeno sull'origine del nome Frisia. Si tratta del sovrano friso o della parola fregio. Inoltre, la prima opinione circa l'origine della Frisia dice che i primi coloni di queste terre potrebbero essere iperborei. Non è un segreto che Iperborea sia sempre stata associata alle terre del nord, dove vivevano i misteriosi e inaccessibili slavi sciiti. Ad ogni modo, sembra che i Frisoni, come già detto, abbiano tramandato la data del disastro nel 1692. In questo giorno il continente settentrionale di Iperborea sarebbe sprofondato sott'acqua. Infatti questo continente, che ora per quanto ne sappiamo non esiste più, veniva ancora indicato nelle mappe del XV e XVI secolo. Iperborea è andata sott'acqua, sollevando enormi onde e gettando nell'atmosfera miliardi di metri cubi di terreno, il che portò all'effetto di un inverno nucleare e un'enorme quantità di precipitazioni, a seguito delle quali il clima sulla Terra cambiò radicalmente. Sembra che in precedenza, prima del disastro, il clima sulla Terra fosse più mite e più caldo, in particolare in Russia. Pare che in Yakuzia crescessero le mele, che a Chelyabinsk ci fossero i cammelli e che a San Pietroburgo facesse caldo come nell'Italia meridionale. Ed è per questo che i palazzi e i templi erano stati costruiti senza riscaldamento, con enormi finestre. Le persone giravano in tuniche e sandali.
Una catastrofe globale, naturale o indotta, è una combinazione di molti fattori distruttivi, come tsunami, attività vulcaniche, terremoti, rilascio dello strato superiore del continente nell'atmosfera, cambiamento climatico, enormi quantità di precipitazioni, colate di fanghi e molti altri fattori catastrofici, le cui tracce osserviamo oggi in ogni città del mondo. Tutte le parti inferiori degli edifici, chiamate cantine, sono i resti conservati di edifici antediluviani e tutto ciò che è sopra è stato costruito in seguito. Potrebbe esserci una differenza di 150-200 anni fra la parte inferiore dell'edificio e la parte superiore. La parte superiore è stata costruita ad esempio nel 1869, ma non tutto l'edificio. La parte inferiore era precedente. La data sull'edificio non è la data di costruzione dell'intero edificio, ma solo dei 3 o 4 piani costruiti sopra. La parte principale della terraferma di Iperbore andò subito sott'acqua, mentre frammenti della terraferma sotto forma di enormi isole rimasero per molti decenni del XVIII secolo. Ogni volta che un'isola del genere sprofondava, sollevava un'enorme ondata da nord e si abbatteva sulla costa sotto forma di inondazioni locali. Queste inondazioni locali sono molto ben attestate nelle fonti europee. La catastrofe della fine del Seicento distrusse quasi l'intera civiltà del passato, ma in alcuni luoghi erano ancora conservate biblioteche, libri, descrizioni di tecnologie, eccetera. Piranesi realizzò i suoi schizzi dettagliati delle rovine già 50 anni dopo la catastrofe, nel 1745-1760. Sulle sue incisioni si vede chiaramente che sui tetti degli edifici crescono già grandi alberi. Ciò significa che sono trascorsi almeno 40-50 anni dalla catastrofe, il che corrisponderebbe alla data secondo le fonti frisone. Piranesi fa i suoi schizzi con l'obiettivo di una revisione globale del patrimonio immobiliare residuo. In questo periodo si erano già formati i primi principati europei, l'eredità rimanente della civiltà passata veniva divisa ed era in corso una revisione completa della storia. Biblioteche, libri, tecnologie venivano raccolte. Nuovi proprietari iniziavano ad appropriarsi e restaurare impianti e fabbriche. La civiltà riprendeva gradualmente il cammino e probabilmente all'inizio del XVIII secolo i nuovi padroni del mondo creavano delle società segrete al fine di gestire la storia passata. Nelle loro riunioni decidevano di nascondere la catastrofe e l'antica civiltà per preservare il loro potere e conservare le proprietà di cui erano venuti in possesso. A partire da questi anni viene scritta una storia mondiale unificata, che sarà poi adattata e modificata per tutto il XIX secolo. È così che emerge l'antichità con tutte le opere di autori. Tutti i personaggi di cui leggiamo nei libri appartenevano all'elite antediluviana, quella dominante, e non vissero 2000 anni fa, ma abbastanza recentemente, nel 500, 600 e 700. Le loro opere sono servite proprio all'occultamento e all'allungamento della storia.